Buongiorno signori, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, qualsiasi sia l'orario in cui state guardando questo video, forse è finalmente arrivato. Lo aspettavo da tipo 2-3 settimane, spero sia lui e che non sia il più grande fail del mio canale, ma prima di aprirlo ho altra roba che mi è arrivata, tutta da Gearbest, altri pacchi tutti DHL, a parte questo che è arrivato con GLS e poi c'è un mega pacchettone, anche questo arrivato con DHL, alcuni sono arrivati con dogana, altri no. Andiamo a vedere cosa c'è in questi pacchi. Benvenuti in questo nuovo video ragazzi, io sono Michele e siete su Addicted2Games. Dopo 5 anni non ho ancora imparato a dire il nome del mio canale e me lo fate notare anche nei commenti, però ci siamo. Lo voglio aprire per primo, voglio che questo sia il primo pacco che apro perché signori lo aspettavo, spero sia lui. Ho pagato esattamente 25 euro di dogana, non so se lo vedete, è scritto qui, spero non ci siano anche i miei indirizzi, altrimenti farò un mega pranzo, una mega cena per tutti voi. Pacchi sempre perfetti con DHL. Vediamo cos'è ragazzi, vediamo cos'è. È ben imbustato, è tutto bianco, non è roba strana, credo proprio sia lui. Guardate, guardate, oh, al contrario, perché sono così? È arrivato ragazzi, è arrivato tutto bello incelofanato, il nuovo DJI Mavic Air. Madonna, quanto lo aspettavo. L'hanno presentato poche settimane fa, è il nuovo drone della DJI, è davvero molto interessante. Vi farò l'unboxing subito dopo questo unboxing, cioè l'apertura di questo pacco subito dopo questo unboxing generale. Costa su Gearbest attorno ai 750 euro. Sullo store DJI costa 850 euro la versione base, mentre la versione combo con 2 batterie e altri accessori, borsa, caricabatterie multiplo, costa sui 1100 euro sullo store DJI, attorno ai 900 euro su Gearbest. Ragazzi, c'è una cosa che devo dirvi: se voi acquistate i droni DJI su Gearbest avete un anno di garanzia internazionale che vale anche quindi in Italia, in Europa. Non date ascolto a chi dice che su Gearbest non vale la garanzia europea, vale tantissimo e lo potete vedere anche nel mio gruppo di droni, lo trovate linkato in descrizione, perché molti di noi usiamo la garanzia e funziona sempre. Non so che parole sto dicendo, sono completamente sconnesse, però sono felice ragazzi, sono davvero felice per questo DJI che va ad unirsi al Mavic Pro Platinum, che rimane comunque il top, e poi che dovrebbe essere qui dentro, non lo uso quasi mai, dico la verità, è quello che uso meno, comunque si unisce anche al DJI Spark. Guardate che bella famigliora ragazzi, ovviamente farò un confronto a 3 tra questi modelli. Ok, togliamo tutta sta roba dal tavolo, anche perché ci sono tipo 2000 euro di droni, forse anche di più. Bellissimo. Oddio ragazzi, ma ora che vedo bene, mi sa che mi hanno inviato la versione Fly More Combo, quella che costa 1100 euro. Grazie Gearbest, questo non l'ho pagato, è un omaggio dello store. Me lo chiedete anche questo, come fai a permetterti questi droni? Non li pago, me li regala Gearbest o altri store per recensirli sul mio canale. Sì, lo vedevo un po' pesante, quindi è la versione combo ragazzi. Non vedo l'ora di aprirla nel prossimo video, sono troppo emozionato. Ok Michele, torno in te stesso. Ho altri pacchi da aprire, andiamo ad aprirli. Abbiamo questo qui, arrivato con GLS da Gearbest, store europeo, cioè magazzino europeo, riprenditi. Quindi è arrivato in 3-4 giorni ed è, opla, il Toomey. È un videoproiettore, è molto interessante in quanto è Android se non sbaglio, ma comunque sia si connette in wifi al nostro telefono e possiamo proiettare il nostro telefono sul muro. Secondo me è una cosa molto figa, io lo userò anche sul mio mini PC,
sulla GPD Win per proiettarla. È un bel prodotto, non costa nemmeno tanto, lo trovate sempre su Gearbest, i link sono tutti in descrizione, vi farò una recensione. È un proiettore grande quanto un telefono alla fine, che ha un LED potente. Non ho mai avuto un proiettore prima, questo è il primo, vedremo come funziona e vedremo dove usarlo, perché non è che in casa mia ci sia poi tanto spazio per i proiettori. Andiamo ad aprire questo, sempre di HL. Dimenticavo, ragazzi, allora il pacco del Mavic Air Combo ho pagato 24-25 euro di dogana, nonostante il drone valga 1100 euro. Guardate, spero leggiate, 25 euro di dogana. Mentre per questo ovviamente era in Europa, non ho pagato nulla di dogana. Questo, c'è la dogana su questo, vediamo, non ricordo. Sì, questo è esonerato. Esonerato è una bella parola, con i pacchi significa che non pagherete la dogana. Sta registrando ancora la macchina fotografica, spero proprio di sì. Vediamo cosa c'è qui, anche se nulla sarà meglio del Mavic. Questa, ritorno sul Mavic, è la versione combo che comprende, se non sbaglio, 2 batterie, borsa, caricabatterie, multiplo, caricabatterie da auto, connettori vari, altre eliche di ricambio. Stupendo. Stupendo, il Mavic Pro Platinum comunque resta il top. Ringrazio ancora Gearbest per questo omaggio, farò un bel po' di recensioni, ditemi se volete vederle ovviamente. Questo non è un video normale, lo avete capito. Allora, qui dentro c'è un cartone, vediamo cosa c'è in questo cartone, senza dogana. Con DHL, ragazzi, questi pacchi mi sono arrivati in tipo 2-3 giorni lavorativi dalla Cina. Questo senza dogana. Dentro abbiamo, lo immaginavo, anche perché so già cosa c'è nel pacco grosso ed è una cosa collegata. Come fanno a fare i pacchi su misura? Scendi! Non scendono. Cioè, sono proprio incastonati dentro. Allora, sono dei filamenti, questo è bianco, mentre questo è color legno. Sono per una stampante 3D e ora voi vi starete chiedendo: Michele, ma tu non hai una stampante 3D? Cosa te ne fai? Sono da 1 chilo l'uno, credo, e sono della K-Camel. Trovate sto marchio su Gearbest, hanno detto che è abbastanza buono per essere economico, costano sui 20 euro l'uno. Quindi quei filamenti, quei rulli, li userò con questa. Questa, potete immaginarlo bene, è una stampante 3D. Qui ho pagato la dogana, dazi, per 30 euro. Guardate, non so se riuscite a vedere, 30 euro di dogana. Io non ho molto tempo per assemblare una di quelle stampanti nuove 3D che si vendono, quindi ne ho comprata una già pronta, già assemblata, e vi farò vedere in un video come funziona. Mi sono fatto malissimo. Abbiamo innanzitutto manuali fuori dalla scatola, anzi la scatola della stampante è questa, proprio questo tappetino che serve penso per la calibrazione del piatto, e poi qui dentro c'è la stampante. Mi alzo, ragazzi, uscirò dall'inquadratura, perdonatemi. Oh, sta venendo fuori? Sì, che viene fuori. Qui dentro non c'è nient'altro, si riesce già a intravedere. Ben imballata, decisamente ben imballata. Ta 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 ta. Eccola qui, ragazzi, è al contrario. Oh mio Dio, spero di non perdere nessun pezzo. Dietro stanno alimentatori vari. Eccola, ragazzi, guardate com'è piccola questa stampante 3D, è già pronta, ci basterà calibrare il piatto, questa parte qui sotto, e nulla, e inizieremo a stampare. C'è un display LCD, non bisogna fare tarature particolari. Il problema ora sarà scoprire un po' come farla funzionare. C'è anche un'applicazione dedicata che ci permetterà di importare anche creazioni di altri utenti, tanti progetti, ho visto ce ne sono migliaia. Trovate il link di questa stampante, non mi ricordo il nome, è la G con 3 E, E-Tech
è 180. La trovate su Gearbest attorno ai 200 euro, c'è anche su Amazon, ma lì costa il doppio, sui 400 euro, e secondo me è una bella stampante. Il piatto qui non è molto grande, però speriamo funzioni bene. Bene amici, direi che questo è tutto per questo unboxing molto strano, molto sentito, non so nemmeno se è venuto bene, spero di sì. Il prossimo video sarà l'apertura di questo pacco, la versione Fly More Combo, offerta gentilmente da Gearbest. Trovate tutti i link per acquistare questi prodotti qui sotto in descrizione, insieme al link per entrare nel mio canale Telegram delle offerte, dove trovate tantissime offerte dal mondo della tecnologia, solite cose. Bene ragazzi, lasciate un bel commento qui sotto, tanti bei like, condividete, io vado ad aprire questo insieme a voi.